Buonasera a tutti, grazie per essere qua con noi questo pomeriggio. Ho il piacere di presentarvi la casa editrice Tuti, con sede a Torino, che è nata per accogliere i lavori di Mauro inizialmente e diffonderli nel mondo, soprattutto nella lingua anglofona. C'erano molte richieste e poi per fortuna si sono uniti al nostro lavoro carissimi amici come il prof Matteo Corrias, che è il nostro prof ufficiale. Si sono uniti collaboratori preziosi come il prof Davide Bolognesi, PhD alla Columbia University ed è il nostro senior editor, e poi uno splendido team, Simone, Giovanni, che ci aiutano per i contenuti grafici e tutto quello che serve. Chiara, la nostra fotografa ufficiale, che è qua, e soprattutto voi tutti. Quindi grazie, possiamo iniziare. Oggi presentiamo questo libro di Matteo Corrias, Gli dei romani rivelati, quindi è già tutto un programma, quindi ti aspettiamo. Io direi di iniziare. Qui abbiamo anche Mauro, che poi interverrà con domande, con quello che vorrà, e che vi saluta. È un po' timido, quindi ha bisogno di incoraggiamento. Buonasera, buonasera. Per la verità, per una volta avrei avuto piacere di stare seduto in disparte ad ascoltare l'amico prof Matteo, ottimamente condotto dall'amico Davide, che è il senior editor della Columbia University, e adesso vedrò come fare, insomma, sì, infatti. Parlo così, l'ho un po' trascinato con l'inganno, però io credo che tutti preferiscono avere qua seduto Mauro anziché la sottoscritta. Grazie. Buonasera a tutti. Ci sediamo. Allora, anzitutto grazie Elisabetta, non solo per questo invito in questa cornice insomma molto bella, ma anche perché poi Elisabetta è il cuore, l'anima un po' di questo progetto, no, della casa editrice Tuti, che è una casa editrice ancora piccola, però che ha già segnato alcuni punti insomma abbastanza importanti. Poi la scuderia è d'eccezione, con Mauro Biglino, il professor Corrias, oggi facciamo qualche chiacchiera insieme. E grazie anche a voi per essere accorsi numerosi. È bello vedere che ci sono frotte di eretici che corrono alle chiese sconsacrate per parlare di divinità pagane, è quello che facciamo oggi, ok? E presentiamo il libro di Gian Matteo Corrias. Allora, anzitutto questo libro, intanto devo dire che io ho collaborato a questo libro come correttore di bozze. È stata un'esperienza scusa Matteo, disperante, perché i libri del professor Corrias arrivano sul tavolo dell'incolpevole correttore di bozze praticamente perfetti e quindi uno comincia a dubitare, diciamo, del proprio ruolo nel mondo. Però per fortuna un giorno ho scoperto un accento grave che doveva essere acuto, insomma, invertito, e quindi lì mi sono rincuorato. L'ho messo apposta. L'hai messo apposta, grazie. Bene, allora, questo libro qui intanto è una seconda edizione. C'era stata una prima edizione nel 2017 che aveva un altro titolo, correggimi, Gli dei di Roma antica, giusto? Era un titolo più descrittivo di questo nuovo, che è Gli dei romani rivelati, e con una scelta lessicale interessante, che appunto rivela qualcosa. E mi sembra di vederci, poi il professore ci correggerà, un sovrappiù di audacia in qualche modo. È scritto con la solita verve, come dire, speculativa, con la solita argomentazione forte, serrata, logica, però c'è forse qualcosa di più, nel senso che qui, anzitutto, gli dei rivelati è una promessa ed è anche un prestito preso dalle verità rivelate, forse di religioni ben diverse da queste di cui parliamo oggi. E il professore si avvicina a un confine molto, molto sensibile, nel senso che Matteo ti avvicini
a che cosa? Alla divinità, addirittura voler tentare di descrivere anche fisicamente la divinità, cosa che poi ti è riuscita molto bene. Allora, io comincerei subito però chiedendoti, Matteo, giusto per fare un'introduzione al tema della religione romana, di dirci qualcosa della fede, del concetto di fede e di morale nella religione, nelle religioni arcaiche, nella religione romana, perché anzitutto il professore è stato molto prolifico in questo ultimo anno, questo non è il primo, nel 2022 era uscito quell'altro libro, Prima della fede, questo quindi è il secondo che è uscito nell'arco di circa un anno, e Prima della fede anche si collocava nell'ambito della religione romana, in maniera forse un pochino diversa, però Prima della fede quindi che cosa c'era? Matteo, ti do la parola. Allora, intanto Davide, Mauro, Elisabetta, consentitemi di ricambiare i vostri ringraziamenti, unirmi anch'io a questo coro così familiare, affabile, affettuoso, perché davvero è un'esperienza di collaborazione questa che va anche al di là degli aspetti legati alla ricerca e allo studio. Ringrazio anche tutti voi che così numerosi oggi siete qui a sentir parlare di un tema, onestamente mi sorprendo sempre, un tema difficile, un tema non popolare certamente. Poi lo dico subito, imitando la prassi di un vostro corregionale, cioè Vittorio Alfieri, che nella vita racconta che da bambino, siccome aveva problemi di alopecia, allora si metteva la parrucca e per evitare che i compagnetti gliela strappassero di testa per calpestarla, lo faceva lui, se la toglieva e la calpestava, così era già fatto. Ecco, lo dico subito. Insomma, io mi rendo conto che il modo in cui io presento queste questioni è lontano dallo stile del divulgatore, ecco, quindi consentitemi di rappresentarvi la mia riconoscenza e la mia gratitudine anche per questo. Prima della fede, appunto, è il titolo di un saggio che in realtà è a monte anche della revisione che io ho operato di questo volume, che, come è stato detto da Davide, è una riedizione. Aveva un titolo diverso e in parte già in quel contesto qualche intuizione di quello che poi io avrei sviluppato nel saggio Prima della fede si intravedeva già, però a questo punto ho ritenuto indispensabile tornare su quel saggio per rimettere tutto a punto sulla base di questa fondamentale acquisizione, che è un'acquisizione di metodo e soprattutto una acquisizione storiografica. Esiste nella storia delle civiltà arcaiche un periodo che già il filosofo tedesco Karl Jaspers aveva definito con una espressione particolarmente felice epoca assiale, che è un discrimine fondamentale prima del quale l'umanità aveva prodotto una cultura molto diversa da tantissimi punti di vista rispetto alla cultura che invece si sarebbe prodotta successivamente. Che cosa è successo? Perché si è prodotta questa trasformazione radicale? Che è una trasformazione, come dire, delle strutture cognitive delle civiltà planetarie, perché poi il fenomeno è osservabile a livello planetario, no? Diciamo pure in estrema sintesi che l'introduzione dei sistemi di scrittura e soprattutto la diffusione della scrittura fino a creare quella che è stata definita una vera e propria civiltà della scrittura, ha prodotto una trasformazione talmente profonda delle strutture cognitive, delle strutture logiche, che gli effetti di questa rivoluzione, una rivoluzione assiale appunto, sono visibilissimi nei sistemi religiosi. Sistemi religiosi che appunto, con una formula che sintetizza a mio avviso in maniera particolarmente efficace l'insieme delle caratteristiche delle religioni arcaiche, già Raffaele Pettazzoni, un grande antropologo, le aveva definite così,
creando un apparentamento, un primo apparentamento tra sistemi di culto apparentemente molto lontani tra loro, come la religione romana, la religione greca, il culto vedico, la religione israelitica. Le aveva definite religioni antiche. Rispetto alle religioni moderne, di cui fa parte anche il cristianesimo, le religioni antiche sono effettivamente caratterizzate da una totale assenza di quell'atteggiamento che invece noi quasi istintivamente colleghiamo alla religiosità, alla fruizione del religioso, no? Cioè la fede. Al punto che potremmo quasi intendere la fede come una sorta di attitudine innata nell'essere umano. In realtà questo non è vero. E soprattutto una corrente molto preziosa di studi antropologici che fa capo in particolare a un antropologo che si chiama Rodney Needham e che si è occupato di questo aspetto nello specifico, ha dimostrato in maniera incontrovertibile che la fede è un atteggiamento che, diciamolo pure in maniera molto, molto diretta, nella civiltà europea è stato creato dal cristianesimo e in particolare da alcuni dogmi del cristianesimo, quello dell'incarnazione, della risurrezione e della redenzione. Le religioni antiche si muovevano all'interno di un orizzonte che è l'orizzonte dell'immanenza. Il loro orizzonte, tra virgolette, escatologico è l'orizzonte dell'immanenza. Non c'è nessuna vita ultraterrena, non c'è nessuna dimensione verso la quale si proietta l'azione degli uomini in questa vita. Questa vita è l'orizzonte all'interno del quale si muovono gli uomini antichi. Tant'è che le divinità garantiscono benessere, salute, garantiscono successo, evitano guerre, pestilenze, carestie. Non c'è mai traccia in nessuno dei sistemi cultuali arcaici e tantomeno in quello romano, traccia appunto di una proiezione di carattere soteriologico. Allora, che cosa c'è prima della fede? Prima della fede c'è una religione come quella romana che, a volerne dare una definizione chiara, sintetica, ma al tempo stesso il più esaustivo possibile, è un sistema di regolazione dei rapporti tra gli uomini e le divinità all'interno della dimensione dell'immanenza. Con una precisazione importante però: gli dei non sono collocati in un altrove inaccessibile agli uomini. Gli dei sono collocati esattamente all'interno dello stesso spazio in cui gli uomini si muovono, operano, vivono, con la necessità fatale e ineluttabile di misurarsi e di relazionarsi con le loro divinità. Quindi prima della fede c'è una dimensione in cui la fede è inutile fondamentalmente. Cioè, studiando le fonti relative soprattutto all'arcaismo romano, noi ci accorgiamo che quegli uomini antichi nei confronti delle loro divinità avevano un rapporto diretto, avevano un rapporto che, e veniamo anche al titolo del libro, Gli dei romani rivelati, con l'idea di rivelazione non aveva nulla a che fare. La rivelazione nelle religioni moderne, in particolare nel cristianesimo, nell'Islam, nelle religioni del libro, diciamo, è il movimento che il Dio, un Dio trascendente, mette in opera nei confronti degli uomini per rendersi accessibile agli uomini, per colmare la distanza altrimenti incolmabile che esiste tra la società umana e la divinità. Non c'è posto per la rivelazione, per l'idea stessa di rivelazione nel mondo romano, perché i romani trattano sempre le loro divinità come un'evidenza incontestabile, di cui, ecco, la cui incontestabilità è tale che non c'è neppure bisogno di riflettere sugli dei. Ecco, questa è una cosa che mi colpisce sempre quando studio le varie manifestazioni del cultus deorum romano. I romani non riflettevano sulle ragioni del culto, non riflettevano sulla natura delle divinità.
qualcuno starà pensando, ma Cicerone ha scritto un'opera che si intitola De Natura Deorum. Sì, però il De Natura Deorum di Cicerone è una esposizione sistematica dei pareri che le scuole filosofiche ellenistiche avevano elaborato delle divinità. Non è un trattato di teologia romana. Per indagare le ragioni del culto e la natura delle divinità dobbiamo lavorare sempre attraverso inferenze a partire dall'unica dimensione in cui i romani hanno attuato il loro rapporto con il divino, cioè il rito, il culto dal punto di vista proprio performativo, gli atti di culto. Sì, anzitutto allora tu ti sei occupato in questo libro, sì, della religione romana arcaica, quindi del tempo della monarchia, però le fonti non sono di quel periodo. Hai accennato prima brevemente a una fonte, magari ti chiedo allora di specificare su quali basi, diciamo, hai condotto il tuo discorso, ecco, da questo punto di vista. Poi aggiungo solo velocemente un'altra cosa, mi è venuto in mente mentre parlavi che Gesù di fronte a Pilato dice: il mio regno non è di questo mondo. Invece, ecco, forse qui siamo in un'altra dimensione, perché il regno delle divinità di cui tu ti sei occupato hanno questo mondo esattamente come... Il regno degli dei romani è di questo mondo, ma attenzione, su questo magari ci torniamo, ma è il regno degli uomini, è la civitas degli uomini. Sono gli uomini a invitare le divinità all'interno della civitas. Questo è un aspetto determinante, no? Il carattere civico della religione romana. Ci torniamo dopo. Colgo subito la tua sollecitazione per chiarire un aspetto che è un aspetto di metodo imprescindibile. Io ho studiato in particolare un periodo difficile della storia della religione romana e in generale della storia romana, che è il periodo monarchico. Sono circa 2 secoli e mezzo, avvolti nella leggenda. Le fonti che noi abbiamo per la ricostruzione di questo periodo, il periodo monarchico della storia di Roma, sono fonti tutte quante successive. E allora è lecito chiedersi, ma in che misura le fonti, le parole degli antiquari, degli eruditi, dei grammatici, che sono poi coloro che sono più generosi da questo punto di vista, no? Sono più utili anche alla ricostruzione del culto romano arcaico. Ecco, in che misura queste fonti, che cronologicamente si collocano a una distanza talvolta anche notevole rispetto al periodo che ricostruiscono, sono affidabili, sono attendibili. Beh, un elemento di garanzia direi che è costituito da un aspetto quasi genetico, mi verrebbe da dire, della cultura romana antica, che è il culto dell'arcaico, il culto di tutto ciò che è antico, un radicale e profondo conservatorismo per cui si guarda a ciò che è antico con una deferenza tale per cui, ecco, l'atteggiamento è sempre quello di chi vuole capire, di chi vuole far rivivere. Certamente questa operazione, nonostante le intenzioni siano sempre buone e potrebbero essere anche, come di fatto succede la maggior parte delle volte, una garanzia di successo di questa operazione di archeologia storica, nel nostro caso specifico cultuale, talvolta, ecco, noi ci rendiamo conto che il filtro della mentalità recensiore si deposita sulla ricostruzione, nel senso che talvolta in relazione ad alcuni culti troviamo delle ricostruzioni eziologiche, si dice, cioè la ricostruzione delle cause, che tendono alla razionalizzazione, tendono alla contaminazione con elementi che vengono dal culto greco e dalla mitologia greca soprattutto. Allora in quel caso il filologo, lo storico, lo studioso di storia delle religioni deve essere abile a operare, ecco, una attenta selezione del materiale eziologico, appunto. Però si può fare. E al netto di tutte queste interferenze, diciamo pure che le testimonianze di grammatici come Servio, come Festo, di eruditi come Plinio il Vecchio, per esempio,
Macrobio, Aulogellio, ecco, sono i nomi che ricorrono sempre, no? Quando si studia la religione romana arcaica, sono ricostruzioni affidabili. Vorrei ricollegarmi invece a quello che dicevo a proposito del rapporto tra gli dei e la civitas, perché questo è anche un aspetto che ci consente di istituire un interessante parallelismo con il mondo israelitico, con il mondo dell'Israele biblico. La religione romana arcaica è una religione civica. Questo significa che la priorità assoluta, anche da un punto di vista puramente concettuale, è dell'umano sul divino. In un passaggio del De Civitate Dei, Sant'Agostino cita l'incipit, ecco, di un'opera in gran parte perduta del grammatico del I secolo a.C. Marco Terenzio Varrone, un'opera che si intitolava, già il titolo è interessante, Antiquitates Rerum Humanarum et Divinarum, antichità delle cose umane e divine. E Varrone, con un candore che veramente ci sorprende, dice che inizierò a parlare delle cose che riguardano gli uomini perché gli uomini vengono prima nella civitas rispetto agli dei. Questo, dal punto di vista del culto, ha delle ricadute notevolissime, interessantissime. Pensate che quando a Roma si parla del dies natalis di una divinità, in realtà ci si riferisce sempre al dies natalis templi, cioè al giorno in cui è stato dedicato il tempio della divinità, cioè il giorno in cui la civitas ha iniziato a rendere ufficialmente culto a una certa divinità. Ecco, quello per i romani è il giorno della nascita della divinità. Io capisco che questo tipo di prospettiva sia, dal nostro punto di vista, sorprendente, quasi inconcepibile, e difatti Sant'Agostino citava questo passaggio dell'opera di Varrone per criticarlo, per mostrare l'inanità del culto romano, per mostrare che i romani in fondo tributavano un culto sulla base dei loro capricci. Ecco. In realtà, ecco, questo è un aspetto con il quale non si può non fare i conti quando si studia la religione romana. Ma io direi che, alla fine dei conti, si tratta di un atteggiamento che i romani dell'epoca arcaica condividevano con numerose altre civiltà antiche. E se si pensa che è Giacobbe a dettare le regole di ingaggio a Yahweh. D'accordo? Oltretutto, nella Genesi, pare nel capitolo quinto o sesto, ora non ricordo, si dice in maniera molto chiara che il culto di Yahweh è iniziato ai tempi di Enos. Cioè, prima non si tributava culto a questa divinità. Non so, Mauro, se vuoi... Sì, certo. Ci sono moltissimi, scusate la voce, moltissimi parallelismi. Il discorso del culto di Enos, o Enosh, se dir si voglia, nasce in effetti nel momento in cui, dice la Bibbia, al suo tempo si iniziò ad invocare il nome di Yahweh. E difatti io mi chiedo, siccome Enosh è nipote di Adamo, io mi chiedo prima chi invocavano. È evidente, non invocavano lui, invocavano altri, come è evidente dalla Bibbia, anche se questa cosa qui desta sempre, ma ormai ci sono abituato da 15 anni. E quando Matteo, scusate lo chiamo Matteo perché siamo talmente amici, che dice che è Giacobbe che detta le regole, in effetti ad un certo punto gli Elohim, che erano tanti, dicono: tu devi rivolgerti a quell'Elohim, cioè a quello di noi che ti si è presentato quando tu fuggivi perché avevi paura di tuo fratello Esaù. Quindi gli dicono: tu devi presentarti a quello lì, perché è quello lì il tuo.
E Giacobbe allora in che modo si presenta? Dice, se quello lì mi mantiene in salute, se quello lì mi aiuta nel viaggio, se quello lì mi fa tornare a casa sano e salvo, lui sarà il mio Elohim, ma sono io che scelgo. Non è lui che sceglie me. Perché se lui non mi dimostra di essere in grado di fare queste cose, io mi rivolgo a un altro. Questo nella Bibbia è chiarissimo. Non c'è necessità di interpretazioni, non c'è necessità di traduzioni mie. Come dico sempre, lo trovate nella Bibbia che avete in casa. Basta leggerla. Leggerla senza filtri. Ma è veramente curioso, straordinario, bizzarro, che sia Giacobbe che dice, vediamo se tu sei capace di fare queste cose. Perché se non sei capace, col cavolo che io mi rivolgo a te. Col cavolo che io ti do quei sacrifici di cui tu non solo hai piacere, ma hai bisogno. Cioè questi Elohim, come diceva Matteo, questi dei, hanno bisogno dell'uomo quando sono qui. Dimostrano anche di averne paura, oltretutto. E Matteo, questo poi lo dirà lui, dice anche in che modo gli dei erano disposti ad accettare un uomo che operando su base legalistica si dimostrasse talmente astuto da fregarli, ma fregarli rispettando e applicando la legge. Non gli facevano nulla. Aveva semplicemente dimostrato di essere più intelligente di loro, non Yahweh. Yahweh era un po' diverso. Yahweh se la cavava più rapidamente, li uccideva. Yahweh non accettava che un uomo si dimostrasse più intelligente di lui al punto da aggirare e utilizzare le leggi fino ad ingannarlo. Direi ingannarlo legalmente. C'è qui, perché l'ho visto prima, un mio amico avvocato e quindi sa benissimo di che cosa parlo. Cioè io posso usare la legge a mio favore, e più sono bravo, più la userò a mio favore. Ecco, presso i Romani avveniva proprio così. Erano divinità che però avevano un carattere diverso, intanto era politeismo. Invece l'ebraismo era monolatria, non monoteismo. E quindi il rapporto, anche se Yahweh faceva parte della civitas di Israele, il rapporto era diverso. Lui era un despota. O così o così. Non c'erano alternative. O fate come vi dico o vi ammazzo. Punto. Ecco, allora, stabilito appunto che le religioni antiche sono religioni che non sono basate sulla fede ma su un patto fatto tra gli dei e gli uomini. Matteo, qual è il vantaggio che a questo punto gli dei avevano a contrarre questo patto con gli uomini? Volevo portarti anche perché forse questa è una cosa che riguarda anche l'ebraismo, sul discorso un po' dei sacrifici, eccetera. Sì, il rapporto tra gli dei e gli uomini a Roma si può descrivere, come di fatto fanno molte fonti che si usano per la ricostruzione del culto romano arcaico, con una parola latina che è commercium, cioè letteralmente scambio. Partiamo dal cristianesimo. Il culto cristiano è il movimento dell'uomo verso Dio, movimento di lode, di sottomissione, da cui l'individuo umano e la collettività umana traggono vantaggio. Dio no. Dio lo fa perché ama gli esseri umani e quia voluit, no? Come dice Sant'Agostino, perché ha voluto così, basta.
non ne trae vantaggio. Gli dei romani no, traggono vantaggio. Questo è chiarissimo. È chiarissimo a partire dal lessico sacrificale romano, perché il più importante vantaggio che evidentemente gli dei traevano dal commercium, dal rapporto con gli uomini, è la gratificazione necessaria, poi vedremo qualche fonte, che gli dei traevano appunto dalle offerte sacrificali. Voglio precisare che il sacrificio non è l'unico atto cultuale romano. C'erano i ludi, che erano dei giochi con cui gli dei venivano intrattenuti. C'erano offerte che non erano alimentari. Per esempio, la sintassi del sacrificio prevedeva sempre l'offerta preliminare di 2 sostanze che erano il vino e l'incenso. L'incenso, almeno in epoca storica, si potrebbe discutere di cosa avveniva in epoca arcaica, era bruciato, quindi piaceva agli dei perché ne apprezzavano il profumo. Questa fase del sacrificio serve proprio a convocare gli dei, no? Qual è il vantaggio che gli dei traggono dal sacrificio? Dicevo, è chiarissimo dal lessico sacrificale romano, in particolare da un verbo che è il più specifico per indicare l'offerta sacrificale, che è il verbo mactare. Il verbo mactare è spiegato dai grammatici, da Servio in particolare, come un composto di magis augere, cioè accrescere ulteriormente. Ma accrescere ulteriormente, attenzione, non solo in senso onorifico, prima di tutto in senso volumetrico, accrescere il fisico, accrescere il corpo. C'è d'altra parte un passo di Varrone che si dice preoccupato che gli dei possano morire nel caso di negligenza da parte di uomini nel momento in cui devono assolvere all'obbligo dell'offerta sacrificale. D'altra parte, riflettendo anche, ecco, ampliamo un pochino lo sguardo a livello comparatistico, è vero che in genere le fonti tarde si riferiscono agli dei sempre con il termine di immortales. Gli dei sono immortali. Però, che cos'era questa immortalità per un romano arcaico? Per un romano, cioè per un essere umano, lasciamo stare il romano, dell'epoca preassiale, incapace cioè strutturalmente, cognitivamente di tematizzare una dimensione che non fosse quella dell'immanenza, incapace di attuare strategie cognitive di carattere astrattivo, di carattere propriamente concettuale, cioè, detto in maniera semplice, un uomo che viveva nell'epoca preassiale poteva tematizzare una dimensione eterna, una dimensione perfetta, una dimensione in cui non esistessero limitazioni? No. E questo lo dimostrano discipline come la psicolinguistica, la neurolinguistica, la linguistica storica. Di questo però ho parlato in maniera più approfondita nel mio precedente saggio. Che cos'era l'eternità per i romani? Che cos'era, meglio, l'immortalità? I concetti di immortalità ed eternità coincidevano? Sono domande che dobbiamo porci. E la risposta probabilmente la troviamo nei testi brahmanici, nei brahmana in particolare, che è un gruppo particolare di testi vedici di cui mi sono occupato in questo saggio e alla cui analisi, in ottica sempre comparatistica, ho dedicato un intero capitolo di questo volume. Nei brahmana è detto in maniera chiarissima che l'immortalità è vivere 100 anni, addirittura ci danno la quantificazione. Quindi l'immortalità ha un limite temporale, 100 anni sono l'immortalità. Gli dei all'inizio del culto desideravano l'immortalità non ce l'avevano, ma l'immortalità, poi viene spiegato, mi pare dal Satapatha Brahmana, non è quello che intendiamo noi per immortalità, sono i 100 anni. Allora voi potreste dirmi, ma cosa c'entrano i Brahmana con il culto romano arcaico? Beh, attenzione, c'è un magistero, che è il magistero di Georges Dumézil, padre della comparatistica nell'ambito degli studi storico-religiosi, che in decenni di studi e di approfondimenti, che sono confluiti poi in un saggio imprescindibile per chi voglia accostare l'arcaismo romano, la religione romana arcaica, così si intitola. Ebbene, Georges Dumézil ha mostrato fattivamente, concretamente, quanto proficuo sia
lo studio del sistema cultuale vedico per rischiarare aspetti altrimenti indecifrabili del culto romano, questo sulla base della comune origine indoeuropea dei due culti. Il vantaggio dei testi vedici è che sono molti, sono cospicui, sono testi veramente teologici, cioè gli indiani vedici riflettevano, scrivevano, argomentavano, quindi illuminano veramente su un sostrato che a Roma poi è dato ampiamente per sottinteso, anzi non ampiamente ma integralmente per sottinteso. E allora ecco che cos'è l'immortalità nel contesto indoeuropeo, possiamo dire. È vivere 100 anni, ma per vivere 100 anni bisogna nutrirsi. E la sintassi sacrificale culmina con il banchetto, cioè è previsto il momento in cui gli dei consumano il cibo. E devo dirvi che ho provato una straordinaria sorpresa, piacevolissima sorpresa, nel vedere che anche studiosi accademici in pubblicazioni recentissime, parlo per esempio di una studiosa che si chiama Francesca Prescendi, è arrivata ad ammettere in maniera limpida, quasi così sorprendentemente chiara, che per i romani gli dei mangiavano così come mangiano gli esseri umani, e mangiavano perché ne avevano bisogno. Mangiavano e bevevano. Mangiavano e bevevano. Allora, una delle caratteristiche del culto romano arcaico è quella dell'aniconismo, così come anche quello del culto di Israele antico. In questo c'è una somiglianza, ne hai già sottolineate tante, questo è un in più. Forse anche nel nome, nel senso che per esempio Yahweh dice io sono colui che sono, per cui è refrattario a esplicitare il proprio nome. Però questo si collega anche, ti chiedo professore, al culto romano, nel senso che per esempio mi viene in mente che la divinità tutelare di Roma, il nome era segreto. Sì, questa è una questione vastissima di cui si potrebbe parlare. Allora, diciamo qualcosa sull'aniconismo. L'abitudine di rappresentare figurativamente le divinità inizia ad attestarsi a Roma dopo che Roma entra a contatto con gli Etruschi prima e soprattutto con i Greci poi. In origine Roma non rappresentava figurativamente le proprie divinità, le rappresentava, diciamo, in maniera aniconica, cioè in maniera simbolica in qualche modo. Si pensi per esempio alla pietra che simboleggiava Giove, lo Jupiter Lapis, il fuoco che simboleggiava e avrebbe simboleggiato Vesta fino alla fine della storia di Roma, oppure la lancia che rappresentava invece il dio Marte, che era serbata nella Regia e che era tra l'altro al centro di una ritualità molto, molto interessante, di carattere quasi magico, no? Perché a un certo punto questa lancia cominciava anche a muoversi, a quanto dicono le fonti. Sembra di capire autonomamente, però non soffermiamoci su questo. Allora, perché l'aniconismo? Che tra l'altro, oltre a essere un punto interessante di contatto con il culto israelitico, è anche un punto di contatto con il culto vedico, ancora una volta, perché fino al secondo secolo a.C. neppure gli indiani vedici si rappresentavano iconograficamente le proprie divinità. Ovviamente i romani non ci spiegano perché. Ci riflettono però autori tardi e riflettono sull'aniconismo delle origini con rimpianto. Era nella sensibilità di un romano tardo, di un romano della fine della Repubblica o del periodo imperiale, un segno di rispetto della sacralità del Dio, che invece la rappresentazione inevitabilmente sminuisce. D'altra parte, le ragioni dell'aniconismo israelitico sono molto vicine a questa, no? È Yahweh stesso che pretende di non farsi immagini di ciò che sta nel cielo e sulla terra. Perché? Perché il culto è più facile tributarlo nei confronti di qualcosa che si può vedere. Questo tra l'altro io trovo che sia un'interessante conferma indiretta del rapporto tra la collettività umana e la divinità. Date culto a ciò che vedete, cioè a me quando ci sono. Quando non ci sono, evitate di utilizzare dei supporti materiali come oggetti di culto. A Roma, con tutta probabilità, e nell'India vedica il discorso era molto simile. Sì, no, effettivamente è così. Nel caso di
Nell'Antico Testamento abbiamo un ordine preciso, appunto, non dovete rappresentare. Non dovete rappresentare nulla, tantomeno dovete rappresentare me. Ed era necessario che, come dici tu, il culto che poi si sostanziava nell'offerta del sacrificio, cioè qualcosa da mangiare, e lo shachar, cioè da 3 a 5 litri al giorno di sostanza alcolica, che non so dirvi se fosse vino o birra, so che la birra era molto diffusa, ma il vino anche, e però appunto doveva essere offerto nel luogo in cui c'era lui. Quindi non era un'offerta simbolica che poi qualcuno genericamente avrebbe consumato. Tu prima anche parlavi dell'incenso. Quel fumo che lui doveva annusare doveva essere prodotto lì dove era lui, perché altrimenti lui non avrebbe potuto ovviamente annusarlo. Quindi questo ci dà l'idea della fisicità di questi individui. Poi noi abbiamo la fortuna che il culto romano ha molte fonti, perché ne hanno parlato storiografi, ne hanno parlato studiosi di vario genere, dico nell'antica Roma. La Bibbia sembra quasi paradossale, ma è senza fonti. Cioè tu prima hai citato molti nomi. È vero che noi possiamo citare i nomi ad esempio, di profeti biblici, ma noi non sappiamo assolutamente chi ha scritto i loro libri. Sono attribuiti a loro. Isaia poi è il caso esemplare, cioè è un libro che è stato scritto nell'arco di 3 secoli, da almeno 3 persone diverse che non si sa chi siano. Eppure non c'è dubbio. Voi sentite sempre dire secondo Isaia, ma Isaia chi? Isaia quando? Isaia dove? Non lo sappiamo. E l'aniconismo, cioè appunto il non rappresentarlo, serviva anche a distinguere quel popolo rispetto ad altri che invece già in epoche precedenti rappresentavano senza problemi le loro divinità. Certo stupisce il fatto, tu ne parli nel libro, che nel lontano Oriente ci fosse questo aniconismo, quando noi, pensando alla religione orientale, all'induismo, abbiamo in mente decine, centinaia di queste raffigurazioni, però come ci ha detto bene Matteo, queste raffigurazioni iniziano 2 secoli prima di Cristo. Quindi per secoli, direi per millenni, non li hanno rappresentati. E tu dici giustamente anche per rispetto e anche perché non si doveva celebrare il culto ad un oggetto inanimato. Io penso quando scaveranno qui 4.000 anni fa, scusate, tra 4.000 anni, scusate, io ho 2 neuroni. Uno sta cercando di tenere sotto controllo la sindrome di Tourette e l'altro sta cercando di parlarvi. Grazie. Io penso quando tra 4.000 anni scaveranno qui, diranno che i cristiani erano degli idolatri, che soprattutto adoravano uno su una croce, di cui inchiodato su una croce, di cui troveranno migliaia di rappresentazioni in qualsiasi metallo, legno, plastica, pietra, tutto quel che volete. Poi gli cristiani idolatravano
a questo punto bisogna dirlo, tutta una serie di divinità intermedie, cioè i cosiddetti santi. Voi sapete che nell'elenco dei santi, diciamo, delle personalità sante o santificate, che è stato stilato da Famiglia Cristiana, è finito il microfono, Gesù mica occupa il primo posto, Gesù è indietro. Prima ci sono altri santi. Perché? Perché sono visti più vicini, più facilmente accessibili e quindi più facili da raggiungere, personalità con cui era più facile comunicare. E quindi diranno il cristianesimo era una religione idolatrica, basata su un libro di cui in sostanza non sappiamo nulla. Ora, se noi parliamo delle altre religioni, ne parliamo con sussiego e con un'aria di superiorità, dicendo poveretti, erano dei pagani. Ma se noi vediamo le altre religioni alla luce non del filtro della fede cristiana, che è credo in ciò che non vedo, ma credo perché decido di credere perché mi è stato detto che è vero così. Ma lo leggiamo alla luce degli studi, appunto, in questo caso del professor Corrias, noi riusciamo a capire i meccanismi psicologici che stavano alla base dell'atteggiamento e del comportamento religioso di queste popolazioni arcaiche, di cui Israele faceva assolutamente parte. Poi Israele era seguito da un Dio particolare, un Dio che aveva certe sue caratteristiche, un Dio di cui io ho già detto e scritto che andrebbe sottoposto ad un processo, ma ad un processo sulla base delle stesse categorie legali e giuridiche che sono state applicate a Norimberga, cioè categorie giuridiche che sono state elaborate addirittura a posteriori, cosa che nessuna legge prevede. Cioè io posso contravvenire ad una legge se quella legge c'è. Se quella legge non c'è, io non commetto reato. Invece lì, non sto giudicando, sto dicendo storicamente ciò che è avvenuto. Invece lì hanno elaborato delle leggi e per la prima volta le hanno applicate a posteriori. Ma se noi applicassimo a posteriori le stesse leggi, lui potrebbe essere, anche se non rappresentato, ma potrebbe essere processato, poi lasciamo ai giudici, per genocidio, infanticidio, assassinio, razzismo, promulgazione di leggi razziali, discriminazione sessuale, cioè contro tutti quei diritti che noi diciamo far parte del cosiddetto diritto naturale e quindi come tale inalienabile e quindi come tale non necessitante di una legge positiva, cioè di una legge scritta. Ma questo è il dato di fatto. Quindi non dobbiamo stupirci quando noi scavando o studiando ciò che veniva 4.000 anni fa e stupendoci dire anche poveretti, erano dei pagani e quindi, ma che differenza c'è tra le statuette dei Lari
e i santini di Padre Pio. Perché si parla al santino di Padre Pio, si parla alla statua della Madonna, cioè si va lì dove c'è la statua della Madonna a pregare. In quel caso gli dei dicevano: il culto lo attribuite a noi qui presenti, perché quel pezzo d'animale me lo voglio mangiare, perché quel bicchiere di birra me lo voglio bere, quei 3-5 litri al giorno, me li voglio bere. Cioè siamo di fronte ad una concretezza che, io vi dico, quando ho conosciuto Matteo anni fa, poi quando ho cominciato a leggere le cose che lui scrive, ho detto, beh, insomma, la Bibbia allora veramente ci racconta la verità. Quando poi leggo nel suo ultimo libro, che come potete immaginare ho letteralmente divorato, prima ancora che venisse pubblicato, ho letteralmente divorato. E quindi quando penso alla religione vedica, all'induismo, così come viene rappresentato qui in Occidente, alle divinità dell'induismo, così come vengono rappresentate qui in Occidente, beh, veramente mi tornano alla mente le parole di un filosofo francese che ha fatto un'analisi della psicologia europea e ha fatto un'analisi anche, diciamo, degli anni dei figli dei fiori, quando si partiva e si andava in India a cercare la spiritualità che la religione cristiana non sarebbe o non è in grado di dare. E questo filosofo francese diceva: ma che cosa andavano a cercare? Il nulla, perché non c'è. Cioè andavano là nell'illusione di trovare un qualcosa che era stato costruito artificiosamente qui, presentando quella cultura secondo delle caratteristiche che quella cultura non ha, esattamente come si fa col cristianesimo. Si presenta un Dio con delle caratteristiche che il libro di cui ne parlerebbe, uso il condizionale e potete immaginare perché, un libro che ne parlerebbe ma che quelle caratteristiche non contiene. Cioè si parla di un Dio, si parla del Dio della Bibbia come se la Bibbia non ci fosse. Allora, se non la si legge, benissimo, va tutto bene. Se la si legge, ci si chiede: ma dove le trovano queste cose? Nei libri di Matteo si trova la concretezza del rapporto tra l'umanità e gli dei, cosiddetti, che vivevano nella stessa civitas e che quindi non necessitavano di una elaborazione teologica, ma stavano all'interno dello stesso sistema di leggi. Matteo, nonostante l'aniconismo che caratterizza l'antica religione romana, tu comunque hai tentato di individuare alcune caratteristiche addirittura fisiche degli dei. Sì, questa è una questione particolarmente affascinante. Devo dire che quando ripenso al momento in cui mi è balenata questa pista di indagine, la sorpresa fu enorme, nel senso che voi sapete che i romani, la società romana, aveva al proprio apice delle famiglie, le famiglie dell'aristocrazia, che davano a se stesse il nome di famiglie patrizie, no? Cioè quelle famiglie che si richiamavano a dei patres, a degli antenati illustri, molto spesso addirittura a delle divinità. Ovviamente un lettore moderno pensa: ah sì, vabbè. No. Poi però cosa succede? Succede che studiando l'onomastica
romana, soprattutto delle famiglie patrizie che avevano i cosiddetti tria nomina, nomen, agnomen e cognomen, studiando in particolare quest'ultimo elemento, che in latino si chiama cognomen, e che era una sorta di, tra virgolette, soprannome, cioè, dice il rettore Quintiliano, veniva attribuito sulla base o delle caratteristiche del corpo del neonato, ex habitu corporis, oppure sulla base delle circostanze del parto, no? Ex casu nascentium. In ogni caso, perché fossero capaci di determinare l'attribuzione del cognomen, o le caratteristiche fisiche del bambino o le circostanze del parto dovevano essere qualcosa di straordinario, di non comune, di fuori dall'ordinario. Allora, se noi indaghiamo un po' il repertorio dei cognomina, cioè dei cognomi delle famiglie patrizie romane, alla fine dei conti ci accorgiamo che quello che emerge è una sorta di ritratto, no? Un ritratto fenotipico molto preciso. L'indagine è partita forse dal più illustre dei cognomina romani, cioè Cesar, no? Ne parla Elio Sparziano, che è uno degli autori dell'Historia Augusta, che interpreta l'etimologia di Cesar in 3 modi diversi, tutti e 3 molto interessanti però. La prima interpretazione collega il cognome Cesar a Cesius. Cesius è un particolare colore degli occhi, gli occhi azzurro-grigiastri, azzurro molto, molto intenso, molto chiaro, luminoso. Cesius si riferisce più precisamente al colore del cielo nelle ore di massima irradiazione luminosa. Già Elio Sparziano ci dice che questa caratteristica fisica è indizio di una natura superiore all'umano, e già questo è un segnale interessante. Ci sono poi delle conferme interessanti, per esempio in un testo del poeta Catullo, che attribuisce il colore Cesius al leone, degli occhi ovviamente, al leone, dicendo che la sua forza deriva proprio dal fatto che ha gli occhi cerulei, gli occhi di questo colore. Se poi ampliamo un pochino lo sguardo e andiamo a osservare gli altri cognomina, vediamo che gli altri cognomina sono, ad esempio, Albinus, Rufus, cioè Albinus dalla pelle bianca, Rufus dai capelli fulvi, il colore fulvo dei capelli è il biondo rossiccio, e già si sta delineando una certa fisionomia, no? Un certo fenotipo. Non solo, perché Elio Sparziano interpreta Cesar anche a cesarie, cioè dalla capigliatura. La cesaries in latino è la capigliatura, quindi sapete ci sono bambini che nascono con una peluria molto, molto folta, già con tanti capelli in testa, no? È interessante perché, ad esempio, tornando a fare un po' di comparazione, che avesse una peluria abbondante, tra l'altro di colore rufus, di colore fulvo, nella Bibbia ce lo si dice di Esaù, che aveva esattamente queste caratteristiche, fratello di Giacobbe. Ancora, un altro cognome che il retore Quintiliano presenta nella lista di questi cognomina, dati ex habitu corporis, era Longus. Longus, cioè lungo, letteralmente, di grandi dimensioni, di cui, tra l'altro, Quintiliano stesso ci spiega che era questa la causa per cui si praticava il taglio del ventre per estrarre il bambino dal corpo della madre, che in seguito al taglio cesareo, appunto come è stato definito, poi moriva. Tra l'altro, sempre Elio Sparziano spiega, questa è la terza etimologia di Cesar, il cognome Cesar anche sulla base di questa suggestione, cioè nato per taglio cesareo. Enecta parente in latino, cioè con l'uccisione della madre. E allora qui, sempre in ottica comparatistica, vengono in mente delle pagine di un testo del canone avestico, lo Shahnameh, in cui un personaggio nasce proprio dal fianco, come anche si diceva, proprio per la dimensione fuori dal comune, tale da impedire il transito nel canale, attraverso il canale uterino e attraverso la vagina.
questa dimensione fuori dal comune era un'altra caratteristica, se pensiamo per esempio a come molte divinità nell'Iliade e nell'Odissea vengono rappresentate, dalla statura straordinaria, Venere per esempio, Venere che a un certo punto nell'Iliade decide di mostrarsi nella sua vera fisionomia a Anchise e si mostra altissima, d'accordo? Allora, siamo davanti anzitutto a un preciso ritratto, no? Fenotipico. Un preciso ritratto fenotipico che, guarda caso, in molti contesti, quello avestico che citavo, ma anche quello biblico appunto, si pensi al famoso episodio raccontato nel libro etiopico di Enoch, in cui la nascita di Noè è caratterizzata proprio da una reazione del padre, Lamech, che dice tutto. Vedendolo così chiaro di capelli, con gli occhi chiari, luminosi, esclama: ma questo non è dei nostri, questo è figlio degli angeli, dice il testo etiopico, cioè è figlio di quelli lì, direbbe Mauro Biglino. E allora viene da interrogarsi: ma non è che il riferimento del patriziato romano a origini divine non fosse un mero tentativo per dotare la famiglia di una certificazione di importanza aristocratica rispetto alle altre famiglie, ma si riferisse a qualcosa di molto concreto in realtà? Allora, molto interessante, e siccome presumo che ci siano appunto le premesse per diverse domande e sollecitazioni, vorrei lasciare anche spazio, perché non sembra ma stiamo parlando da più di un'ora, vorrei lasciare spazio anche alle domande che vengono dal pubblico. Io direi questo: vorrei dirigere una domanda a tutti e due, l'ultima che faccio io, e poi dopo lasciamo spazio per chi vuole parlare. Allora, tirando le somme, abbiamo stabilito che queste religioni arcaiche, sia quella romana che quella israelitica antica, hanno alcune diverse caratteristiche comuni, quindi non c'è nessun tipo di preoccupazione, per esempio, per una morale, per un'etica, non sono basate su una fede, sono basate piuttosto su un patto tra gli uomini e gli dei. Questi dei hanno particolari esigenze fisiche e addirittura, suggerisce il professore in quest'ultimo saggio, particolari caratteristiche fisiche. Dunque la domanda finale che io farei è questa: è possibile a questo punto fare delle ipotesi, stabilire delle ipotesi sull'identità, sulla provenienza di queste divinità? Allora, possibile lo è in senso puramente teorico, nel senso che ci sono moltissime persone che fanno delle ipotesi, le fanno però non sotto forma di ipotesi, ma addirittura cercando di presentarle come certezze. Io sull'origine di questi individui non faccio ipotesi perché non so, e quindi preferisco dire non so. Certo, se leggo i libri, così come i libri citati da Matteo prima, ci sono i libri del Lontano Oriente, ci sono delle indicazioni che ci dicono che certe parti del cielo potrebbero quantomeno essere privilegiate nell'ambito di queste ipotesi. La zona delle Pleiadi, la zona di Orione, che sappiamo era il gigante della Beozia che inseguiva le Pleiadi. Artemide era innamorata di lui, lui era innamorato delle Pleiadi. Insomma, una storia d'amore che non finisce bene, via. Diciamo così, tant'è che Orione sta continuando nel cielo a inseguire le Pleiadi. Però non è possibile dare una indicazione che abbia un minimo di razionale supportabilità. Però se facciamo finta che i libri antichi, non solo la Bibbia, quando ci raccontano le loro narrazioni, ci raccontano delle storie vere, comunque ci parlano dei figli del cielo, e di questo dobbiamo ovviamente tenere conto, dobbiamo prenderne atto,
perché se teniamo per buono, se manteniamo per valido ciò che ci viene detto su tutte altre cose, allora diventa poi difficile dire ah no, questo no, questa è l'unica parte stupida, cioè questa è invenzione pura. Perché? Perché avrebbero dovuto perdere tanto tempo in un momento in cui scrivere costava sotto tutti i punti di vista? Perché avrebbero dovuto perdere tanto tempo? Quindi se facciamo finta, diciamo che rimaniamo nell'ambito appunto di queste ipotesi. E nell'ambito di queste ipotesi, per ricollegarmi a ciò che diceva Matteo, posso dire che sicuramente Noè era Cesius, era Rufus ed era Albinus. Quindi se invece di nascere in Medio Oriente, ma fosse nato all'interno della civiltà romana, avrebbe avuto uno di questi tre appellativi, almeno uno l'avrebbe avuto, perché ci sta in pieno. E anche di lui si dice, appunto, l'ha già ricordato Matteo, non figlio mio, dice il padre, Lamech, ma figlio di uno di quelli là. Quindi Noè. E tra l'altro nei commentari degli ebrei, nelle Bibbie tradotte dagli ebrei, nelle note scritte dai rabbini, c'è scritto chiaramente Noè non era un ebreo. E quindi mettiamo assieme tutte queste cose e poi ciascuno ovviamente liberamente, con tranquillità, trae le sue conclusioni. Ed è libero di trarre le sue conclusioni. Se pensiamo a quanta libertà si prendono gli esegeti della Bibbia, che come ho detto prima parlano della Bibbia come se la Bibbia non ci fosse. Non si può rispondere neanche per quanto riguarda il dominio del cultus deorum in maniera univoca ed esaustiva a questa domanda, anche perché, lo ribadisco, i romani davano gli dei come un dato di fatto, no? Per i romani gli dei sono un dato di fatto, no? Però l'etimologia del termine Deus rivela già qualcosa, perché Deus viene da una radice indoeuropea, dalla quale tra l'altro vengono tutte le parole nelle varie lingue italiche, nel celtico, che appunto sono imparentate etimologicamente con Deus, che rimanda proprio alla sfera celeste. Diau, e questa è la radice indoeuropea, significa celeste nel senso di pertinenza del cielo, di pertinenza celeste. Quindi appunto possiamo istituire immediatamente un parallelismo con quanto diceva Mauro prima. Oltretutto, tu citavi le Pleiadi, e per ricollegarmi a una domanda, una tua sollecitazione, Davide, che ho lasciato un po' inevasa, a dir la verità, me ne rendo conto ora, cioè il culto del nome segreto di Roma. Io sono moderatamente convinto, direbbe qualcuno, che il nome segreto di Roma, come hanno dimostrato a mio avviso in maniera convincente Felice Vinci e Arduino Maiuri in una serie di studi, a dir la verità, su questo tema, fosse Maia. Maia è una delle Pleiadi. Il lavoro di Vinci e Maiuri è supportato da una analisi molto interessante che mette in correlazione il tracciamento delle mura serviane romane con l'immagine, il perimetro, mi verrebbe da dire, ideale, tracciato dalla costellazione delle Pleiadi in cielo. Tra l'altro il punto di partenza dello studio di Vinci e Maiuri è proprio la confinatio, la relegatio meglio, a cui è stato condannato Ovidio a Tomi sul Mar Nero per un crimine
di cui lui non parla, di cui lui non esplicita meglio la natura, ma guarda caso i fasti si interrompono proprio a maggio e proprio nel momento in cui lui parla di Maia svelandone il nome. E allora Augusto l'avrebbe punito, secondo la ricostruzione di Vince Maiuri, per questo. Guarda caso, Roma è l'immagine terrena delle Pleiadi, nella sua forma. Quindi, insomma, sono solo suggestioni, però diciamo che alla luce del discorso più ampio che stiamo facendo sono suggestioni interessanti. Anche perché, come spieghi tu nel tuo libro, conoscere il nome segreto del nume tutelare di una città significava, di un centro abitato, significava avere la possibilità di tentare la evocatio, cioè di chiamarlo fuori e dirgli lascia perdere quelli lì e vieni con noi, ma come spieghi tu nei libri, in cambio di promesse molto concrete, tipo ad esempio tutto il vino di una determinata regione italiana. Cioè, se tu lasci quella città e vieni con noi ti garantiamo tutta la produzione di vino di tutta la regione. Pensate che spiritualità c'era. È sempre spirito. Che spiritualità c'era nel rapporto con gli dèi. Non io farò il buono, io seguirò delle regole morali, mi dedicherò alla preghiera, mi dedicherò alla meditazione, farò del bene agli altri. No. Se tu vieni con noi, tutto il vino, nella fattispecie del Lazio, prodotto in un anno, è tutto tuo. E questo Dio ci va. Allora, abbiamo messo molta carne al fuoco per rimanere in tema di sacrifici, quindi non mi rimane che ricordarvi o dirvi, se non lo sapete, che qui di fianco, da quella porta, potete accedere a una saletta dove ci sono diversi libri del professor Corrias e di Mauro Biglino che potete comprare, ovviamente della casa editrice Tuti. È un bellissimo progetto, seguitelo perché lega una cura editoriale alta, a un rigore scientifico, ma anche al tentativo sincero di uscire dagli schemi inveterati, incrostati, eccetera, che produce sempre una cosa fertile dal punto di vista dell'idea. A questo punto io direi che abbiamo finito, però se c'è qualche minuto, non lo so, possiamo lasciare spazi a qualche domanda dal pubblico. Non so se... Mentre ci siamo, vi dico anche che la casa editrice Tuti, con i libri che pubblica, sta seguendo un progetto in Brasile presso una comunità di indios, soprattutto sono bambini, che vivono in una sorta di paradiso terrestre e da anni le autorità li vogliono cacciare perché è proprio un paradiso terrestre. Cioè ci vorrebbero fare un resort. Noi, da quando è nata la casa editrice Tuti, siamo riusciti con i proventi della vendita, io ho rinunciato a tutti i miei diritti sui proventi della vendita del primo libro di Tuti, ma non solo io, poi la casa editrice mette anche la sua parte, siamo riusciti a costruirgli una scuola. Adesso stiamo costruendo una mensa, i progetti sono già stati fatti, i lavori della mensa stanno per iniziare, quindi stiamo facendo qualcosa di concreto, diciamo pure proprio anche in difesa dell'ambiente, perché insomma questi bambini vivono a stretto contatto con la natura e quindi è un progetto di cui siamo particolarmente orgogliosi. Grazie. Un dubbio che mi ha sempre assillato. Se ho ben capito, questo vale o varrebbe per l'età arcaica. A un certo punto gli dei, se ho ben capito, ripeto, se ne vanno. E questi sacrifici, queste robe, questa carne, chi la mangia? Il vino, chi lo beve?
Ho sintetizzato. Ho perché ci capito sarebbe- benissimo la questione. Sì, è importante mettere a fuoco questo punto. È stato già chiarito che nei miei studi io mi occupo prevalentemente, anzi negli ultimi in maniera esclusiva, del periodo arcaico, quando appunto la religione romana ha questo carattere di regolazione dei rapporti tra gli uomini e gli dei nella civitas. Diciamo che a partire dal medio periodo repubblicano e soprattutto poi in età imperiale, c'è da dire che quando in genere si pensa alla religione romana, si pensa alla religione romana del primo periodo imperiale, alla rifondazione augustea, no, ecco, l'operazione di Augusto è un'operazione politica, è come dire, la volontà di rifondare, o meglio, di dotare il proprio progetto politico, l'istituzione del Principato, di un corredo di riferimenti religiosi che lo sostanziano e lo ancorano alla gloriosa storia della Roma delle origini. Ma a quel punto questo progetto, che è un progetto di archeologia culturale, ha un significato che è soltanto politico, tutt'al più culturale. Le offerte che venivano appunto presentate agli dei venivano bruciate completamente. La parte della vittima che veniva, si diceva, profanata, quella veniva consumata dagli esseri umani, ma gli exta, che era la parte riservata agli dei, quelli venivano consumati, d'accordo, integralmente dal fuoco. Le cose, ecco, molto difficilmente stavano così nel periodo arcaico. Dico molto difficilmente perché appunto, voglio ribadire l'impressione che anche studiosi insospettabili di controinformazione, diciamo, sono arrivati a presentare, cioè gli dei mangiavano per i romani. Faceva riferimento Mauro prima alle statuette dei Lari che erano presenti in ogni domus romana, ai quali si presentavano le offerte. Ecco, se noi leggiamo anche solo Plauto, il modo in cui il commediografo arcaico Plauto parla dei Lari, ce li presenta addirittura con la sottoveste erano succincti, cioè avevano gli abiti, il grembiule praticamente, no? Avevano gli abiti da lavoro, erano in casa, erano in famiglia, vivevano nella famiglia e svolgevano delle attività. È difficile pensare che per i romani dell'arcaismo i Lari fossero quelle statuette che si trovavano nell'arario. D'accordo? Quindi è imprescindibile dal punto di vista del metodo distinguere l'arcaismo romano dal periodo propriamente storico. Allora, un altro dubbio. Il grande intellettuale Giacomo Leopardi, esperto di lingue, quindi conosceva benissimo la lingua di Gesù. Il padre aveva una biblioteca a quei tempi enorme. Monaldo. Perfetto. Penso che Leopardi, per il fatto che non era un credente, aveva letto la Bibbia nella lingua di Gesù, scritta in quel tipo di lingua. Lui che si richiama sempre ai Romani, all'antica Roma, all'Italia. Lui dice che l'Italia era messa male, era finita l'epoca dell'antica Roma, l'epoca splendente dell'antica Roma. Può essere che Leopardi non credeva per questo motivo qua, cioè che lui aveva letto bene queste cose che voi avete detto nei vostri libri, cioè che erano figure fatte di carne ed ossa e non spirituali. Mi sentirei di escluderlo. Leopardi arriva alla sua posizione fondamentalmente atea per via logico-deduttiva, cioè Leopardi dopo il 19 scopre quello che lui chiama, devo fare la lezione di letteratura italiana, scusate, ma faccio anche quello, scopre l'arido vero, no? L'arido vero è la filosofia sensistica dell'illuminismo per lui, che si basa appunto su un approccio razionale alla realtà. Lo zibaldone leopardiano è ricchissimo di riflessioni cogenti sulla natura del male, per esempio, sull'implausibilità di una divinità
che goda a organizzare un mondo in cui tutti soffrono a vantaggio di nessuno. No? Ricorderete la famosa operetta morale, il dialogo della natura di un islandese. Ecco, quindi no, mi sentirei di escluderlo. Leopardi conosceva l'ebraico però, lo aveva imparato da autodidatta studiando nella biblioteca paterna. Buonasera. Io non ho delle certezze, ma ho qualcosa che continua a frullarmi per la testa. Nel campo romano e greco-romano c'era la cultura della bellezza armonica del corpo e quello che costruivano era in proporzione aurea. La cultura egizia, che di quello che è rimasto, ha la stessa maniera. Oltre, questi sono 2 punti. Gesù, la data di nascita di Gesù è stata prevista in qualche maniera e aveva un significato particolare. Adesso la Human Design con la RAV ti dà una etichetta a ognuno di noi che è di un certo valore oppure è una cosa normale. Noi siamo la sesta umanità. Tra la prima e la seconda è diventata l'ibridazione con le scimmie e dopo sono arrivate l'Homo erectus, il Neanderthal e il Desinova, l'Homo sapiens e noi. Cos'è che collega tutto questo? I dei non possono essere semplicemente le prime generazioni col sangue puro che i romani cercavano nella perfezione fisica e anche nella costruzione? Grazie. Non saprei darle una risposta univoca, poi cedo volentieri il microfono a Mauro. Mi viene in mente però che le civiltà arcaiche intendevano il tempo come un ciclo, no? Questo vale sia nella concezione vedica del tempo, la concezione del cosiddetto Manvantara, ma vale anche a Roma e in Grecia. Per esempio nel Somnium Scipionis Cicerone offre in maniera molto esplicita la possibilità di calcolare la durata del Magnus Annus, che è il Manvantara poi, no? Allora questo tipo di partizioni che ci sorprendono perché si lavora sull'ordine delle migliaia di anni, hanno a che fare con che cosa? Difficilmente possono essere rapportate a qualsiasi cosa che ricada direttamente sotto l'esperienza immediata dell'essere umano. Quindi c'è sicuramente un motivo che non è individuabile però in maniera univoca, quindi non mi spingerei a dire altro. Buonasera, volevo fare una domanda riguardo un personaggio che esiste nelle vecchie favole russe e comunque chiunque che è nato nell'Unione Sovietica conosce questo personaggio. Si chiama Zmei Gorыныч, che sarebbe se traduciamo da russo, sarebbe serpente della montagna. Praticamente è super famoso, chiunque è nato là conosce questo personaggio. In ogni favola che noi in Unione Sovietica ascoltavamo, questo personaggio viveva nella montagna e al mio parere è molto simile a Yahweh. Praticamente, oltre al fatto che si presentava molto simile, diciamo con questi toni, fulmini, fuoco, un po' come se avessi quel famoso Kavod, era uno che dominava i popoli slavi, che veniva per chiedere un dono e se il dono non gli piaceva, si facevano sempre i fumi, eccetera. Se il dono non gli piaceva, lui rubava la giovane principessa e la sposava. Per cui io vedo tanti, diciamo, cose simili, cose in comune con Yahweh, con comunque gli Elohim, e però nelle favole finiva sempre che il principe andava, trovava la principessa, la salvava e lo uccideva. Per cui nelle nostre favole si dava la possibilità di sconfiggere, diciamo, questo personaggio. E se ipotizziamo che, se facciamo finta che questi personaggi finora in qualche modo comandano i popoli su questa terra, che comunque al parere mio lo è, c'è possibilità di sconfiggere, cioè di liberarsi di questo dominio. Grazie.
anche per me. In realtà, intanto, prima di liberarsi bisogna acquisire la coscienza che si è imprigionati. E l'umanità questa coscienza non ce l'ha ancora. E i passi da fare sono ancora tanti. Poi sicuramente se questi appartenevano effettivamente ad una civiltà superiore, questo un giorno sarà sicuramente possibile, perché comunque non so come dire, nessun sistema di controllo, neppure la più feroce delle dittature, è esistita, non diciamo in eterno perché la parola è eterno, e quindi in realtà è possibile, però bisogna effettivamente, se le cose stanno così, bisogna innanzitutto prenderne coscienza. E io già vedo che c'è molta difficoltà nel prendere coscienza di questo fatto. La favola ci racconta di un lieto fine, e speriamo anche noi in un lieto fine. L'ultima domanda. Sì, tornando a quello che chiedeva il signore della prima domanda, quando c'è stata la transizione dall'arcaico, quando quindi era accettato che gli dei camminassero in mezzo alla civiltà, a quando poi si arriva dopo, in cui il tutto è spiegato tramite uno spiritualismo, un misticismo, ok, questa cosa è successa perché quando questi qua se ne sono andati si è creato un vuoto di potere ripreso da una classe sacerdotale che ne ha approfittato, tra virgolette approfittato, nel senso che ha creato questo trascendentalismo semplicemente per colmare quel vuoto di potere lasciato da loro, o è nato organicamente, diciamo, tra le persone dopo una fase di anarchia, secondo lei, secondo voi? Ma questa è un'ipotesi percorribile. Un'altra ipotesi è quella per cui si tratti in realtà di un cambio di strategia al vertice. Se ci pensate, ma questo è vero già per la religione formalistica istituzionale della Roma del periodo storico, no? È un meccanismo che va avanti sulla base di presupposti che sono diversi appunto dalle istanze cultuali da cui era partita, ma che comunque continua fino a quando da Costantino in poi, con gli editti di Teodosio, poi il cristianesimo viene accettato come religione, attenzione, più e meglio funzionale al progetto imperiale. Costantino, che inizia a farsi chiamare Dominus et Deus, aveva bisogno di un sistema religioso di carattere propriamente teologico per fondare una vera e propria rivisitazione del ruolo dell'imperatore. Cioè, Costantino non è imperatore come erano imperatori i suoi predecessori, anche quelli immediati. E questo è vero poi a maggior ragione nell'impero romano d'Oriente. D'accordo? L'imperatore bizantino era un autocrate di base teocratica, no? Ma a quel punto si aggiunge un elemento in più, che è l'elemento legato alle religioni di tipo fideistico, di tipo trascendentalistico, no? Sono religioni che consentono che il meccanismo si autoalimenti. Cioè c'è un meccanismo geniale, secondo me, di autoregolazione, per cui, ecco, si fa da soli, sulla base di istanze che sono proiettate essenzialmente al di fuori del dominio della verificabilità. Quindi o l'una, quella che diceva lei, oppure l'altra. Ma in effetti io, diciamo, propendo per la seconda, sempre ovviamente a livello di ipotesi, nel senso che ad un certo punto chi ci governava stando fisicamente tra di noi e facendosi vedere ha deciso che poteva essere più facile e più efficace governare attraverso degli intermediari. Pensiamo che nel VI secolo a.C., di lì in avanti, la Bibbia comincia ad essere interpretata e letta in senso spiritualistico.
Nello stesso periodo in India comincia un'altra chiave di lettura dei testi induisti. Nasce il buddismo, nasce il jainismo, di cui qui in Occidente non si parla mai perché è una religione che non piace molto, non è molto adattabile, mentre l'induismo è stato adattato e il buddismo anche è stato adattato, il jainismo no. In Cina ci sono Lao Tse e Confucio e siamo nell'ambito sostanzialmente dello stesso secolo, secolo e mezzo, il che fa pensare ad una sorta di disegno poi applicato razionalmente, coerentemente, con determinazione su tutto il pianeta, sia pure con sistemi diversi. Faccio un esempio. Se io vivo in Medio Oriente e pratico il nomadismo, ad esempio, ma anche il nomadismo stagionale o anche il nomadismo per anni, nel senso che per anni giro e anni dopo torno da dove sono partito, di fatto lì la natura mi dà l'idea di un qualcosa di permanente. Cioè se io vivo nel deserto del Negev e vado in giro e torno dopo 25 anni, in sostanza lo ritrovo così. Se io vivo in India, al mattino vedo un fiore e alla sera è già appassito. Quindi è più facile elaborare, per spiegare certi sistemi, l'idea dell'impermanenza, perché ovviamente l'esperienza che ho io è l'impermanenza, cioè tutto dura talmente poco che dal mattino alla sera, dico un fiore, già non esiste più. Invece dall'altra parte è più facile ragionare in termini non di eternità, ma in termini di olam, come dice la Bibbia, che viene sempre tradotto con eternità ma è sbagliato, di tempi lunghi, perché nel corso di questi tempi lunghi comunque permane ciò che c'è. Quindi anche le figure di eventuali governanti, eccetera, è più facile vederle come permanenti e arrivare a definirle come eterne, in sostanza. Però il sistema, secondo me, è proprio questo: governare senza facendosi vedere o facendosi vedere il meno possibile. Cioè chi veramente governa sta nascosto. Bene. Io direi che possiamo terminare, qui devono chiudere questo splendido scenario. E intanto vi ringraziamo per averci accolto con questo entusiasmo. Ringrazio i nostri ospiti che sono giunti dalla Sardegna, da Roma, per aiutarci a farvi conoscere un pochino di più il nostro lavoro. Mauro, naturalmente, che è stato come sempre generoso, e vorrei chiamare anche gli altri membri del nostro piccolo gruppo di lavoro, che sono Simone, Giovanni, Chiara, che è sempre, eccola lì, che vi saluto, senza i quali non potremmo proprio proseguire. Grazie.